Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento in giardino. Torniamo a parlare di rose e in questo caso con un'operazione sulla pianta che darà alla pianta l'opportunità di poter fiorire poi per bene durante la primavera. Questo non vuole essere un video magico che consiglia delle cose precise per ottenere un'esplosione di fiori, è semplicemente un video dedicato alla potatura sia della rosa rampicante. In un prossimo video parleremo poi della potatura di una rosa cespugliosa, tanto per vedere un po' come bisogna comportarsi con queste piante robuste, le rose, che garantiscono comunque sempre un po' di fiori. Con un'opportuna potatura riusciamo ad ottenere qualcosa in più dalla nostra pianta e quindi i suoi bellissimi fiori. In questo caso questo sarà un video dedicato alla potatura delle rose rampicanti. Abbiamo una rosa André la Notre che io ho coltivato come cespugliosa rampicante perché l'ho sistemata qui per farla arrampicare lungo questi fil di ferro in orizzontale e in più lasciavo crescere alla base anche alcuni rami per dare un po' di cespuglio, proprio per riempire di fiori questa zona. Però questa rosa ha uno sviluppo notevole, veramente molto robusta e vigorosa, e quindi cosa succedeva? Che si sviluppava orizzontalmente sui fili che io ho predisposto e nello stesso tempo la parte un po' cespugliosa di alcuni rami che avevo lasciato alla base creava qualcosa che impediva un po' l'accesso qui nel roseto preparato qualche anno fa. Quindi ho accorciato alla base la parte cespugliosa, lasciando pochi rami, facendo in modo che la pianta abbia più vigoria sulla parte un po' rampicante in orizzontale su questi fili. Prima di parlare su come potare una rosa rampicante, facciamo un ripasso un po' generale su quello che è l'argomento della potatura delle rose. Il periodo consigliato è quello del fine inverno. Questo perché? Perché le piante sono in riposo, prima dello scoppio vegetativo delle sue gemme possiamo intervenire con dei tagli proprio per permettere poi una buona fioritura. Se andiamo oltre la fine dell'inverno, arriviamo in primavera quando la pianta è già partita, questi tagli potrebbero poi dare uno stress alla pianta e quindi rischiamo poi di avere un po' meno fiori. Quindi prepariamoci per tempo, metà febbraio, fine febbraio, se le giornate sono ancora molto fredde è proprio il periodo adatto. Questo permetterà alla pianta poi di partire con tranquillità, garantendo proprio una buona energia su ciò che abbiamo lasciato dopo la potatura, e in questo modo ciò che lasciamo, se fatto comunque per bene, garantirà una buona fioritura. Quello che dobbiamo pensare all'impianto di una rosa rampicante nel nostro giardino è che cosa vogliamo fare di questo rampicante. Vogliamo farlo arrampicare in un arco? Vogliamo farlo crescere in orizzontale? È sempre bene, quando mettiamo una rosa rampicante in giardino, capire subito la direzione che vogliamo dargli, perché poi le rose sappiamo benissimo che lignificano, quindi tutti i rami che noi abbiamo lasciato crescere per conto loro diventano poi duri da poter piegare, e se una rosa rampicante la facciamo crescere con dei rami in orizzontale avremo i fiori sempre alla sommità, perché tutta l'energia sarà spinta verso l'alto. Proprio per questo si consiglia di fare su dei fili uno sviluppo orizzontale, invece per quello che riguarda un arco farla crescere un po' sempre a spirale attorno all'arco, in modo da garantire una certa orizzontalità che garantisce proprio uno sviluppo di rametti nuovi che portano i fiori lungo tutto il ramo e non soltanto sulla sommità. Quindi molto importante decidere subito che cosa fare della nostra rosa rampicante di nuovo acquisto. Se abbiamo un esemplare vecchio, con opportuna potatura possiamo riportare tutto lasciando dei rami giovani che sono più flessibili, e possiamo lasciare quelli per poter far ripartire la pianta con una nuova direzione in base a quello che sceglieremo, arco o fili orizzontali. Come dicevo, la potatura su una rosa serve per stimolare la pianta ad emettere dei nuovi rami, e quindi di anno in anno andremo poi a eliminare tutto ciò che è eccessivo, lasciando le crescite nuove per poterle poi di nuovo appoggiare man mano che la pianta cresce. Quando la pianta diventa veramente voluminosa, che ha occupato troppo spazio e impedisce magari il passaggio in alcune zone, possiamo poi decidere una potatura un anno abbastanza drastica per poter riportare la pianta ad una certa dimensione, lasciando dei rami nuovi, e con quelli ripartiamo con lo sviluppo e la direzione della pianta. La potatura drastica naturalmente può essere fatta su una rosa che è in salute. Se abbiamo una rosa che sta patendo un po' qualcosa che non la fa sviluppare bene, non andiamo a fare una potatura drastica abbassandola, ad esempio come una rosa cespuglio
quasi a livello del terreno, perché rischiamo veramente di danneggiare la rosa. In quel caso, se è una pianta un po' malata che non cresce bene, cerchiamo di fare delle potature nel corso degli anni, in modo da abbassarla di volta in volta, di curarla di volta in volta senza intervenire in maniera massiccia, perché altrimenti lo stress è eccessivo per una pianta che non sta abbastanza bene. Il periodo consigliato è appunto quello di fine inverno, inizio primavera. Se noi andiamo oltre, quando la pianta è già in sviluppo con una potatura, questo non va bene. Le rose sono piante che vanno potate in un periodo di riposo. In questo caso, nella mia rosa André la Notre, ho notato che c'è già un piccolo risveglio, quindi ci stiamo avvicinando veramente al suo risveglio vegetativo e quindi è urgente intervenire con una potatura prima che la pianta si svegli totalmente. Quali sono gli attrezzi che servono per poter potare le nostre rose? Sicuramente una cesoia, anche quelle comunque semplici ma che abbiano una buona funzionabilità, e un seghetto. Attrezzi puliti, se vogliamo possiamo anche disinfettarli in modo da non portare poi agenti patogeni sulla nostra pianta, soprattutto quando potiamo tante rose, quindi non portiamo di pianta in pianta la malattia. Dopo aver potato una pianta magari disinfettiamo le nostre cesoie e ci occupiamo di un'altra rosa. Questo vale anche per il seghetto, che deve essere sempre molto affilato, come anche la cesoia. Io ho acquistato una nuova cesoia proprio per avere uno strumento che è ben affilato e fa un bel taglio pulito. Questo sarà un video dedicato alla potatura della rosa rampicante. In un prossimo video andremo a fare la potatura su una rosa cespugliosa. Allora, i rampicanti si distinguono in sarmentosi e in semplici rampicanti. Allora, le rose sarmentose vanno potate e io purtroppo non ne ho qui in giardino. Avevo una rosa Albertine veramente molto grossa, peccato perché potevo farvi vedere anche poi la potatura di quella rosa lì, ma c'è un video dedicato alla rosa Albertine, mi sembra che parlo proprio anche della sua potatura. Comunque, rose sarmentose, queste che hanno un'unica fioritura a maggio, si riempiono di fiori, vanno potate dopo la fioritura, non con una potatura drastica togliendo tutto ciò che è possibile per ridimensionarla, ma praticamente accorciando sui rami orizzontali, se l'abbiamo sistemata in orizzontale, tutti i rametti che hanno portato i fiori a 2 gemme, 2-3 gemme, e spuntando poi il ramo molto lungo alla fine, in modo da garantire una buona energia. Questo permetterà alla pianta di entrare in uno stato di riposo un po' estivo. In estate le nostre rose si riposeranno un pochettino, non garantiranno una fioritura come quella primaverile, e questo riposo servirà poi alla pianta per ripartire poi bene. Per i rampicanti invece, come l'André la Notre, i rampicanti un po' più leggeri come Vigoria, la potatura di fine inverno può essere fatta sempre su tutti i suoi rami, cercando di lasciare ciò che è importante e che va nella direzione che vogliamo noi, garantendo sempre una potatura sulle gemme rivolte un po' sempre verso l'esterno e accorciando di volta in volta anche qui i rametti che porteranno poi i fiori e che hanno portato già i fiori anche l'anno precedente, e accorciando un pochettino questi rami molto lunghi che si sono disposti in orizzontale sui fili. Comunque adesso andremo a fare una potatura su questa rosa André la Notre rampicante per garantire una buona fioritura poi questa primavera, sperando che non arrivano le solite piogge a maggio, quando è il periodo delle rose, che solitamente poi arrivano a rovinare queste bellissime fioriture. Però dai, mettiamoci a potare questa rosa rampicante e diamogli una buona forma e una buona potatura proprio per avere dei bellissimi fiori profumatissimi. Eccomi qua davanti a questi rami orizzontali che devono essere potati. Sicuramente non andrò a fare un taglio di questo tipo e neanche di questo, perché questi rami orizzontali hanno delle gemme che si stanno sviluppando. Quindi io vado ad accorciare semplicemente a 2-3 gemme i miei rametti con un taglio inclinato dalla parte opposta della gemma. In questo modo, quando piove, una volta che si è cicatrizzato, l'acqua scorre via e non finisce a stagnare poi dove c'è la gemma. La distanza tra taglio e gemma dovrebbe essere sui 5 mm più o meno. Quindi vado a tagliare lì, vado ad accorciare anche un pochettino questo, vado ad abbassarmi anche questo, cercando di favorire sempre le gemme che sono sempre rivolte un po' verso l'esterno, per dare proprio, non so come dire, un po' di aria a tutta la pianta, in modo che l'aria possa passare all'interno, possa ventilare bene il tutto, altrimenti abbiamo poi lo sviluppo di agenti patogeni, funghi che macchiano le foglie, le fanno cadere, la pianta va un po' in sofferenza.
Quello che posso vedere è che io qui ho un ramo che si sviluppa molto lungo e ne ho un altro in qua. Qui non ho un fil di ferro, non posso far arrampicare la rosa, anche perché qui c'è una rosa rugosa che cresce a cespuglio, quindi tutto diventa compatto. Io favorirò la crescita di questo ramo andando a tagliare questo, in modo che favorisco appunto tutta la fioritura qui, perché questo ramo voglio farlo arrampicare lungo tutto il filo. Allora andrò a potarmi e a eliminare questo rametto. La pianta svilupperà i fiori e nuovi rami. Di volta in volta possiamo sostituire il tutto con le potature, cercando sempre di dare un po', favorire sempre i nuovi rami di anno in anno, anche perché tutto il resto poi lignificherà, diventerà vecchio, e quindi con le potature noi permettiamo alla pianta di sviluppare il nuovo, che permetterà poi all'anno successivo di avere dei nuovi fiori. Adesso qui c'è questo che lo lascerei così, ma vado ad accorciare a 2 gemme questo laterale, e questo ramo molto lungo finisce con una punta esile. Io che cosa faccio? Vado a potarmelo ad una certa lunghezza, togliendo proprio la punta, gli tolgo un 20 cm. Questo andrò a eliminarlo. Adesso vedete che questo lo farò poi arrampicare qui, poi andrò a legarlo con una cordicella, 1 o 2 cordicelle, per fissarlo al mio supporto metallico. Stessa cosa, vado ad accorciare questo, vado ad accorciarmi un po' le gemmette, i rametti con le gemmette, sempre a 2-3 gemme con un taglio inclinato e una cesoia affilatissima. Anche questo è molto lungo, quindi qui favorisco questa gemma. Qui posso lasciare questo così com'è. Questo è troppo lungo, quindi anche qui una gemma rivolta sempre verso l'esterno. Questo è già fatto, anche questa, anche questa. Questo qui è un po' delicato, un po' malaticcio, un po' strano, quindi lo lascio così, non voglio intervenire troppo. Qui favorirò la crescita di questo, e di questa invece con questa gemma. Ciò che c'è di secco possiamo toglierlo, questa è un'opportunità per poter eliminare tutto ciò che c'è di secco e di malato. È proprio l'opportunità, la potatura di fine inverno per questo tipo di operazione. Stessa cosa per questo. Questo rametto presenta un po' di ramettini, cerco di dare forza a questo laterale con un taglio di ritorno. Questo l'ho già fatto, il taglio di ritorno, magari accorcio leggermente qui. Quindi anche qui quello che dovrò fare sarà potare tutti i rametti a 2-3 gemme, e quindi possibilmente rivolte un po' verso l'esterno. Qui una buona ce l'ho rivolta in questa direzione, la lascio così. Questo vado a potarlo in questo modo, così la gemma partirà verso l'alto. Questo qui posso potarlo, però prima di arrivare lì non voglio spezzare nulla, quindi vado a intervenire su questo. Il taglio sempre a 5 mm dalla gemma, inclinato dalla parte opposta. Adesso posso, vediamo un po', intervenire tagliando qui. Anche questo qui è una gemma che punta di là, che è molto bella, quindi favorirò questa, anche se punta un pochettino verso l'interno. Questa anche verso l'esterno. Cerchiamo sempre di usare anche i guanti, e se abbiamo una rosa molto vigorosa con tanti rami un po' in giro, utilizziamo anche degli occhiali, molto importante. Questa quasi quasi la taglio qui perché ho visto che c'è una gemma che punta verso di me. Quelli più esili, che non hanno un bel aspetto, possiamo anche toglierli, tipo questo qui è un po' spaccato, quindi lo tolgo alla base. E togliendo qualche rametto si dà l'opportunità a quelli rimasti di essere più vigorosi. Quindi anche qui, se c'è qualche rametto che non mi convince molto, lo tolgo totalmente e lascio piuttosto questi che sono più robusti, porteranno i fiori. Questo lo posso anche potare. Qui mi tolgo questo e vado avanti così
potando tutto ciò che spunta verso l'alto, lasciando a 2-3 gemme ed eliminando poi tutto ciò che non è sano. Questo è già quasi un po' lignificato, punta in quella direzione. Io lo poto molto basso per avere poi dei rami che posso poi piegare, perché questo è diventato troppo rigido, non lo piego più. Anche qui a 2-3 gemme mi servirà poi col nuovo sviluppo un qualcosa da arrampicare sul nuovo filo che andrò a sistemare a questa altezza. Se abbiamo un ramo molto lungo che in alcune parti non convince molto perché ha presentato una malattia o meno, possiamo fare dei tagli di ritorno, ovvero torniamo indietro al primo ramo sano che vediamo, che può essere questo che è veramente bellissimo, facciamo un taglio di ritorno e tagliamo qua, in modo da favorire poi la crescita delle nuove gemme. Magari favoriamo una gemma rivolta verso il fil di ferro dove andrà poi ad appoggiarsi il ramo, e in questo modo quando ci sarà la crescita ad una certa lunghezza possiamo adagiarlo e farlo crescere in lunghezza, quindi possiamo fare un taglio di ritorno e arrivare qui. È molto importante l'osservazione delle nostre piante prima di intervenire con la potatura, ce la guardiamo per bene, volendo anche per un po' di tempo, la osserviamo per bene così capiamo bene come poterla potare. Lo stesso lavoro che ho fatto qui, accorciando tutto a 2-3 gemme. Questi porteranno poi tutti i nuovi rametti, le nuove gemme scoppieranno con una nuova vegetazione e nuovi fiori. Farò la stessa cosa anche nel ramo sottostante, che per adesso è libero, ma poi andrò a legare in questo ramo che c'è qua sotto, e quindi andrò a fare lo stesso lavoro anche nel ramo sotto e in quello sotto ancora. La pianta si presenterà alla fine con questi rami orizzontali, tutto verrà potato a 2-3 gemme al di sopra, e in questo modo avremo uno scoppio poi vegetativo e, come dicevo, nuovi fiori. Come potete vedere qui sulla rosa Graham Thomas, che ho cercato di orientare verso l'arco, ho lasciato anche qui tutti i suoi monconi potati a 2-3 gemme, in modo da avere poi una buona fioritura. In più ho cominciato a orientare alcuni rami su questo filo metallico che poi andrò a sostituire perché è un po' arrugginito, e in più ho lasciato qualcosa anche alla base con un bel taglio di ritorno sul ramo principale, con un nuovo rametto per portare fiore anche nella parte bassa. Ricordiamoci che la parte bassa della rosa rampicante è molto importante, non concentriamoci soltanto con il lavoro sulla parte superiore. Questo perché? Perché rischiamo di avere una rosa che sviluppa tanti fiori in altezza e al di sotto rimane spoglia. Quindi lasciamo sempre qualcosa di nuovo sotto che possiamo inclinare, questo porterà fiori. Qui con un taglio di ritorno ho lasciato il rametto, e qui anche ho lasciato un nuovo rametto messo in orizzontale che andrò a far correre poi anche un pochettino qua all'interno, sempre con un po' di orizzontalità, in modo da garantire lo sviluppo buono di tutte le gemme del ramo. In questo modo avrò dei fiori nella parte superiore e un po' di riempimento anche nella parte inferiore della rosa. Alla base della nostra rosa rampicante andremo a osservare se c'è qualcosa di secco da togliere, per fare un po' di pulizia anche alla pianta stessa, e tutto ciò che comunque tende a crescere in una direzione sbagliata. Qui ho un po' di rami secchi che vado ad eliminare e posso fare dei tagli di ritorno magari su ciò che c'è di troppo disordinato. Questo qui è un ramo che voglio far crescere così, è ancora abbastanza flessibile, lo tengo perché qui voglio mettere un arco. Quindi la rosa si arrampicherà in orizzontale in questa direzione, e in più voglio farla crescere anche un pochettino ad arco qui, in modo da dare un ingresso in questo rosetto sempre con i fiori delle rose. Quindi questo mi servirà, questo non tanto, c'è un ramo che si arrampica in questa direzione qui, posso favorirlo togliendo questa parte qui. Faccio un taglio di ritorno qui, così tengo più che altro questo che va accorciato qui, sempre a 2 gemme,
questa si è spezzata, è cresciuta storta, posso eliminarla con un bel taglio pulito, e ha 2 gemme anche questo e questo, e anche questo, 2 o 3 gemme, in modo da aprire un pochettino. In questo modo l'energia della pianta è orientata proprio verso questi rami che sono stati sistemati sui fili. Qui ne ho anche uno, un pochettino si incrocia, questo qui posso tagliarlo, anche questo, sempre tutto a 2 gemme, abbasso molto anche questo, e poi ho questo che penso che lascerò anche, poi vedrò che cosa fare nei prossimi giorni, se tenerlo o meno. Tutto ciò che parte dal basso possiamo poi cercare di tagliarlo o mantenerlo se abbiamo dei rami molto lignificati che vogliamo in futuro eliminarli. Ciò che cresce un po' dal basso ci servirà poi per un rinnovo nell'anno successivo, quindi cerchiamo sempre di tenere la rosa abbastanza pulita, non con tantissimi rami, ma con quelli necessari che ci permettono proprio di rinnovare la pianta di anno in anno, in base alla sua lignificazione, al fatto che dei rami magari poi si ammalano, che seccano improvvisamente, in modo da avere sempre del materiale che sostituisce di anno in anno e che si può potare per dargli poi la forma, adagiandolo, perché non lignificato, quindi abbastanza flessibile, sui supporti dove vogliamo fare correre la nostra rosa. Ricordiamoci anche poi di raccogliere tutto il materiale al di sotto che è stato tagliato per non lasciarlo sul terreno, perché può portare delle malattie. In questo caso qui voglio far arrampicare questo sull'arco, e quindi qui c'è un ramo che sta spuntando, lo poto a 2 gemme, lo tengo corto, posso andare a eliminare questo con un pochettino malato alla base, in modo che apro per bene il mio cespuglio di rosa André la Notre rampicante. Io direi che la potatura può andare bene così, c'è ancora un po' qualcosa da rivedere riguardo il tenere o meno questo ramo, e il sistemare poi questo sull'arco, che andrà poi sistemato qui come ingresso qui nel roseto. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video dedicato alla rosa rampicante e alla sua potatura. Ricapitolando, prendiamo la nostra rosa rampicante, la sistemiamo in giardino, decidiamo subito se farla correre in orizzontale o in un arco, in modo da farla andare su a spirale. In questo caso invece leghiamo i suoi rametti in maniera orizzontale. La potatura poi di fine inverno, per ricapitolare un po' tutto l'argomento, sarà fatta su tagliare a 1/3 i rami più lunghi per irrobustire tutte le gemme che si trovano sul ramo, e i rametti che hanno portato poi i fiori che si sono sviluppati nell'anno precedente andranno accorciati a 2-3 gemme. In questo modo porteremo nuovi fiori nel nostro giardino con queste piante che sono straordinarie, spinose, quindi proteggersi sempre le mani e utilizzare poi degli attrezzi che sono disinfettati per non portare poi le malattie nelle rose. Ricordiamoci sempre di pulire un po' il tutto, quindi togliere anche la parte che è malata della pianta, togliere tutto ciò che va in una direzione sbagliata, e in questo modo abbiamo una bellissima pianta da poter poi ammirare nel corso della primavera, con questa fioritura che in primavera è sempre quella più abbondante, più bella, sperando che non arrivano le piogge classiche di questi periodi primaverili che molto spesso si presentano piovosi e quindi danneggiano poi anche le fioriture delle nostre rose. Però proprio perché le primavere possono essere anche molto umide e molto piovose, anche l'estate quando ci sono delle piogge con un clima abbastanza caldo e umido, possono svilupparsi delle malattie. Quindi ricordiamoci nella potatura sia di quelle cespugliose che di quelle rampicanti un'apertura proprio anche alla base, in modo da lasciare circolare sempre l'aria all'interno della nostra pianta. E per ultima cosa, ricordiamoci sempre di lasciare del nuovo che esce fuori dalla nostra pianta, che servirà poi come sostituzione di tutto ciò che si ammala, prende direzioni sbagliate, lignifica, si può piegare meno, e quindi i nuovi rami poi che lasciamo, pochi rami nuovi, serviranno poi a ridare di nuovo l'aspetto originario alla pianta di quando l'abbiamo messa in giardino e l'abbiamo orientata o in orizzontale o in altezza in un arco. Se avete delle domande potete scrivere al di sotto del video, così affrontiamo insieme anche l'argomento delle potature per quello che riguarda le rose, se non mi sono spiegato bene su alcune cose, perché oggi fa particolarmente freddo, quindi sono andato anche abbastanza in velocità. Nel prossimo video parleremo invece della potatura di una rosa cespugliosa che ho qui in giardino,
l'ultima che è rimasta da potare, perché ho già fatto una bella potatura delle mie rose, perché ci stiamo avvicinando alla primavera e ho visto che le gemme hanno cominciato già un pochettino a crescere, quindi pian piano la rosa si sta svegliando. Comunque ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino, spero che questo video sia stato utile e ricordo sempre di studiare comunque l'argomento del giardino, delle piante, delle potature, dell'impianto delle piante nel nostro giardino, per quello che riguarda lo scavo della buca ad esempio, perché informarsi sempre, passa il tempo e io noto che rispetto a una decina di anni fa, una ventina di anni fa, alcune tecniche sono cambiate, perché ci si accorge che alcune cose non vanno più tanto bene, anche per una questione climatica, si pota prima, si pota dopo, e quindi è sempre meglio informarsi anche con una buona lettura su un buon libro di piante, non solo su internet, che può essere anche piacevole, magari nel letto prima di addormentarsi, leggere un capitolo magari di un bel libro di giardinaggio, tutto sempre molto rilassante. E poi un ritorno anche alla lettura sui libri, che è molto importante per chi ama appunto la lettura. Io sono un grandissimo amante della lettura di piante, di libri di giardinaggio, ne leggo veramente tantissimi. Comunque vi lascio e ci vediamo ad un prossimo video di appuntamento in giardino. Adesso corro in casa perché oggi la temperatura è veramente qualcosa di freddissimo, e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Spero che questo video sia stato utile. Ciao a tutti e grazie, alla prossima, ciao ciao.